Avventurieri, benvenuti. Io sono Gor Ranulf Parnell Bormalum Bergerfin, generale dell'esercito nanico e famosissimo arcimago ricercatore. Prendete posto e aprite bene le orecchie, che oggi vi parlo di goblinoidi. I goblinoidi sono una specie simile agli umanoidi, che raggruppa varie tipologie di creature, tra cui le più note sono goblin, hobgoblin e bugbear. Un tratto distintivo di queste razze è il colore della pelle variegato, solitamente giallo, verde o rosso, e la sua consistenza che fa pensare ad un ibrido tra umani e lumache. Fanno eccezione i bugbear, che sono ricoperti interamente da una fitta peluria che va dall'arancione al marrone. Nonostante le differenze fisiche tra goblin, hobgoblin e bugbear, che ora andremo ad analizzare singolarmente, sono tutti accomunati da uno spirito sadico e osceno e da un'ossessione per il potere, o nel caso dei goblin, che hanno pure un'ossessione tremenda per il cibo. Esistono delle eccezioni, ovviamente, ma quest'ultime sono estremamente rare, dato che molto spesso questi individui singolari vengono uccisi dalle tribù. Per tutte queste caratteristiche, raramente i goblinoidi sono accettati dalle altre razze e a stento riescono a sopportarsi tra di loro. La loro società infatti è strutturata in modo che i più forti siano al potere. Di conseguenza, in caso di tribù dove sono presenti tutte e tre le tipologie, sono spesso i bugbear o gli hobgoblin ad avere il controllo. I più deboli vengono mandati in missioni pericolose o vengono trattati da servi. Andiamo nello specifico. Iniziamo con i goblin. I goblin sono delle creature di taglia piccola estremamente caotici e caratterizzati principalmente da un'ottima agilità e furtività e dalla scarsa intelligenza di cui vanno pure fieri. Come i coboldi preferiscono vivere nel sottosuolo e hanno sviluppato caratteristiche utili a questo stile di vita, come la scurovisione. Ma a differenza di quest'ultimi, i goblin preferiscono l'individualità al gioco di squadra. I goblin vivono in un mondo pericoloso in cui si sono adattati attaccando di sorpresa qualsiasi creatura potesse sottometterli. Nel caso di sconfitta faranno di tutto per salvare la pellaccia, dimostrandosi servili e adulatori, essendo abituati dalle loro società in cui le caste inferiori devono inchinarsi a chi superiore in potere. I goblin conoscono perfettamente le loro debolezze. Cercano sempre di catturare i nemici che sconfiggono, ma fuggiranno come vili codardi di fronte ad una possibile sconfitta. Come i coboldi, anche loro si danno da fare con le trappole, infestando i dintorni delle loro tane con buche, reti e così via, per poter poi schiavizzare eventuali prigionieri. I goblin sono guidati dall'esemplare più forte e intelligente del gruppo. Le tane possono essere gestite o da un capo, oppure, come solitamente avviene, dal re goblin che controlla anche intere tribù. Quest'ultimi però vengono spesso spodestati dalle altre due tipologie di goblinoidi in quanto più grosse e forti, come dicevo prima. Quando una tribù entra in contatto con un'area civilizzata, la prima cosa che farà sarà testare le difese nemiche. Se non ci sarà alcun tipo di reazione, allora cominceranno a rapire gli abitanti più deboli da sfruttare come schiavi. Su quest'ultimi sfogheranno l'ira repressa di anni di abusi da parte di altre creature. Oltre a persone, anche animali vengono catturati per scopi affini, principalmente ratti, lupi e warg, una creatura simile ad un lupo, capace anche di parlare, con cui riescono a stabilire ottimi legami. Le tribù dei goblin sono rappresentate da un simbolo ben preciso,
che tutti i membri indossano o mostrano sotto forma di tatuaggi. Ogni tribù, inoltre, ha un re ed è divisa in 4 caste, a sua volta rappresentate da un simbolo. Dalla più importante alla meno abbiamo i fustigatori, che include le famiglie di goblin più forti e privilegiate. I membri di queste famiglie sono educati alla battaglia, ad elaborare strategie, a domare animali e persino alla religione di tanto in tanto. I fustigatori seguono gli ordini del capo o del re e a suon di frustate impartiscono legge agli altri goblin. Poi abbiamo i cacciatori, abili nella caccia e nell'utilizzo di armi. Sono anche conosciuti per le loro abilità di esploratori e per l'utilizzo di warg e lupi come cavalcature, ricoprendo quindi il ruolo di cavalleria o fanteria o scout. I collettori sono responsabili per la raccolta del cibo dalle aree circostanti, specialmente attraverso il furto. Alcuni di loro si occupano di attività agricole basilari, di controllare le trappole e di cucinare per la tribù. Questi cuochi sperimentano anche pozioni e veleni, come dei veri e propri alchimisti. Insieme ai paria rappresentano i goblin più deboli e codardi. I paria o intoccabili, i più deboli e stupidi tra i goblin, si occupano delle mansioni peggiori, come spalare il letame, pulire altri goblin o scavare nelle miniere. L'unico sfogo che trovano è nel maltrattare gli schiavi, dato che quest'ultimi non hanno nessuno status o diritto. Per quanto riguarda la magia, i goblin non hanno una vera e propria cultura, anzi, non ne capiscono proprio niente. Per loro non ci sono distinzioni, tutta la magia è Booyag, come la chiamano loro. Se un membro della tribù ha accesso al Booyag, diventa subito un fustigatore. La tana dei goblin, infine, è spesso locata in grotte sotterranee, la cui entrata può essere trovata in zone collinari, montuose o nelle foreste. La zona di accesso è estremamente sorvegliata fino a miglia di distanza da lupi, goblin cacciatori, eccetera. Come dicevo prima, l'esterno è caratterizzato da un terreno difficoltoso, tappezzato di trappole e sorvegliato giorno e notte, mentre è nella zona intermedia che si cominciano a vedere segni di abitazione e aree di lavoro. Il nucleo della tana è nel sottosuolo, solitamente accessibile attraverso un'entrata singola, seguita da un paio di grotte o stanze destinate ai vari membri delle caste maggiori e la sala del trono, alla fine. Nonostante la loro indole vile, sono anche esistiti ed esistono goblin come il mio assistente Kratak, che si differenziano dalle masse per acume, anche se i loro istinti selvaggi riemergono di tanto in tanto, purtroppo. Difficilmente riusciranno infatti a mettere da parte l'avidità e non saranno mai creature davvero altruiste. Ed è proprio questo conflitto di stimoli che caratterizza questi rari individui che, se indirizzati nella giusta via, saranno degli ottimi alleati. Prima di passare agli hobgoblin, prendiamoci una pausa. Ricordo a tutti di iscriversi nel registro di classe e di esporre domande in questa diavoleria qui sotto. Arrivederci e grazie.